Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Oh, molto bene. Era un po' che non ci vedevamo, sono tornato e torno con un video che secondo me potrebbe veramente interessarvi. Oggi parliamo di tutti gli stati della domanda di Adi, tutti gli stati della domanda di Adi, quindi cerchiamo di capire quali sono le fasi in cui la domanda deve passare. E siccome c'è stata un po' di confusione ultimamente, tra l'altro io stesso ogni tanto mi ci perdo in mezzo a sto casino, ho deciso di fare questo video proprio per cercare di capire e cercare di spiegarvi come funziona tutto quanto. Ovviamente questo non è un video esaustivo, di tutto, le varie fasi ovviamente potrebbero un attimino cambiare, però nel frattempo per quello che conosciamo cerchiamo di almeno capirci tutto quanto. Quindi diciamo che ho cercato di dividere questo video in fasi, cioè partiamo dalle fasi più semplici, quelle più classiche, fino ad arrivare a quelle un po' più complicatelle. Quindi secondo me conviene che ascoltate il video fino alla fine, così almeno avete un'idea chiara di come funziona tutto quanto. Quindi partiamo subito per non farlo diventare troppo lungo. La prima fase acquisita o come ogni tanto scrivono acquisita dall'INPS. La domanda si trova in questa fase quando è stata completata, cioè inserita nel sistema di INPS e poi protocollata, quindi per capirci è stata presa in carico dal sistema INPS. Poi abbiamo verificata salvo ulteriori controlli. Questa fase si verifica quando l'attività di prima istruttoria, già la parola vuol dire tutto, è stata completata e quindi a questo punto il richiedente può proseguire con la successiva fase all'interno del sito internet del SISL. Sapete tutto quel meccanismo che hanno messo in atto, quel sito internet dove si compila anche il PAD, patto di attivazione digitale, eccetera, eccetera. L'altra fase, ecco, no, l'altra fase è accolta salvo ulteriori controlli. In questa fase qua la domanda viene accolta salvo ulteriori controlli quando il richiedente ha sottoscritto il PAD, patto di attivazione digitale, ed è a questo punto che l'INPS, ecco, qui che si mobilita un po' tutto quanto, l'INPS farà ulteriori controlli. Poi c'è la fase che ci interessa di più, quella più bella, quando si legge accolta. Questa è la fase più bella perché finalmente la domanda si trova in accolta e in pagamento. Questo significa perché a questo punto tutti i controlli sono stati superati e quindi la domanda ha avuto esito positivo e Adi può iniziare finalmente ad essere pagato. Poi abbiamo un'altra fase che si chiama, vabbè, lasciamo stare, finito il discorso accolta e pagamento, ci sono fasi intermedie dove appare una scritta con scritto acquisita in attesa modello COM. Ecco, questa fase si verifica quando manca la compilazione del modello ADI-COM, dove bisogna indicare i dati da lavoro dipendente o da altra attività lavorativa. Allora, qui è una fase un po' strana perché io dico sinceramente, l'INPS lo sa che lavorate, non è che so cretini che non lo sanno, perché un datore di lavoro quando vi assume compila un determinato modello dove appunto comunica all'INPS che siete assunti. Quindi a me sta fase mi risulta un po' superflua, un po' come dire se tu non lo fai ti blocco tutto, no? Cioè sono tutte menate varie proprio per fare in modo che la gente casca, e così quelli che sono dei bei furbacchioni, che sono dei bei furbacchioni, bloccano tutto. Quindi secondo me sta fase poteva essere evitata, ma siccome qua tutto è fatto dai furbi, perché non mettere anche una fase del genere?
Poi abbiamo un'altra fase che si chiama in evidenza. In evidenza, ascoltate bene, è quando ci sono molto probabilmente delle omissioni nella domanda. Anche qua, se tu sai che ci sono delle omissioni, perché non te le compili da solo, visto che lo sai? È come dire, so che ti manca quel pezzo. Allora, se lo sai, perché lo sai che c'è, perché non glielo metti te? E questa è una domanda che dico io. Io metterei una fase in cui, se lo sai, perché non te lo aggiusti da solo? Solitamente, ma non necessariamente, ci sono delle omissioni o difformità all'interno della DSU per l'ISEE. Quindi a questo punto, prima bisogna cercare di capire se è il caso di rettificare l'ISEE o procedere alla presentazione di una nuova DSU. Poi abbiamo una fase che si chiama sospesa. Risulta sospesa la domanda quando l'INPS sta facendo ulteriori controlli. Boh, cioè ovviamente sono tantissime le persone che fanno domanda, quindi loro la mettono un attimino in sospeso per controllare, cioè niente di che, no? In questo caso bisogna solo aspettare un paio di giorni, aspettare che l'INPS sblocchi tutte le sue menate varie e poi rientrare all'interno della domanda per verificare se è tutto a posto, se c'è qualcosa che non le piace e quant'altro, oppure ci sono dei messaggi da parte dell'INPS. Poi c'è una fase che ci sono due fasi, vediamo, sì, sono una, due, tre, quattro fasi che per esempio a me non piacciono per niente. La prima è respinta. La fase respinta è quando è stata completata tutta la fase dei controlli e alla fine c'è un esito negativo. A questo punto bisogna capire perché è stata respinta e se eventualmente non ne avete diritto. Un'altra fase è quella che si chiama revocata. Revocata quando sono risultate delle dichiarazioni non proprio veritiere da parte del cittadino al momento della presentazione della domanda. Revocata. Decaduta, ops, è decaduta. Quando uno o più requisiti per poter beneficiare di ADI non ci sono più rispetto a quando era stata presentata la domanda. Ops, è decaduta. Boh, ciao. Annullata. L'ultima fase è annullata. Quest'ultimo passaggio salta fuori quando in teoria la domanda risulta annullata, ovviamente se il cittadino o il patronato hanno annullato la domanda. Quindi diciamo che è una fase in cui c'è una volontà da parte di una persona nel voler chiudere la pratica e annullare tutto, quindi la chiudono così. Se vi siete persi o c'è stato qualcosa che magari non avete ben capito, secondo me conviene tornare un attimino indietro nel video e ve lo andate a rivedere un attimino, così vi rinfrescate un attimo, vi rinfrescate la memoria, insomma. Poi, come sempre, lo sapete, per ulteriori domande, questioni o problematiche varie, basta che mi scrivete qui sotto nei commenti. Io di solito i commenti li leggo sempre e cerco di rispondere a tutti. Magari non proprio all'interno della domanda, magari ci rispondo con un video, così almeno lo vedono più persone e più persone possono beneficiare della risposta. E come sempre, prima di concludere il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!